baia del Caleton Blanco è forse una delle spiagge più vissute di Lanzarote, anche perché ce ne sono veramente poche. È tutta piena di rocce vulcaniche, questa è l'unica spiaggia, insieme ad altre piccoline qua di fianco, che si trovano a nord dell'isola. Le altre invece più grosse sono tutte al sud. E ora dove si va? Dove si va? Dopo la Janeos del Agua, il giro ad Orsola, Andiamo a completare la giornata con le opere di César Manrique e il Jardín del Cactus. I biglietti del Jardín del Cactus 8,50 per persona. Anche qua César ha voluto strutturare questo giardino come se fosse un'arena. All'interno di questa arena ci sono le piante e in fondo c'è addirittura un mulino a vento, tipica caratteristica delle Canarie, sia di Lanzarote che di Fuerteventura. E finalmente anche qua abbiamo trovato il drago canaro. Guardate. Il simbolo delle Canarie, diffusissimo tra Lanzarote, Lanzarote, Fuerte, Gran Canaria, ovunque. E siamo arrivati al Charco del Palo. Abbiamo posteggiato il camper qui, vedete qua dietro di noi. Qui dietro. E adesso andiamo a farci un bagnetto. Questo è il villaggio naturista di Lanzarote. E quindi qui il naturismo è ben accetto in tutto il piccolo pueblo che c'è. Beh, questa zona del Charco del Palo è davvero stupenda, un posto tranquillo, rilassante. Ci sono queste due piscine naturali dove si può fare il bagno in tranquillità senza avere troppo mare mosso e si sta benissimo. E poi è un pueblo
Sì, naturista, ma molto rilassante, quindi ci si sta davvero bene. Stasera dormiamo in totale tranquillità. E Mauretto è già contento perché siamo qui al Cerco del Palo, vero? E Mauretto è già contento anche perché non c'è più vento. Ecco che siamo sistemati nel posticino che di solito adoriamo noi, al Ciarco del Palo. Questo è il Ciarco del Palo, guardate, con il mare, la piscina più o meno naturale, la spiaggia, il villaggio, e guardate dov'è Carletto, qui proprio sopra il mare. Vediamo cosa ci dice la nostra Bettina. Siamo tornati al nostro posto preferito e abbiamo trovato anche il parcheggio che piace a noi, proprio il primo sul mare. Stupendo questo posto. Buongiorno. Buongiorno. Dove siamo? Al Cerco del Palo. E tra poco dove andiamo? Andiamo a prendere un po' di sole, fare bagnetto e ne abbiamo di cose da fare. Ecco che siamo qua, mattinata perfetta. Adesso ci spostiamo per fare un bagno. E beh, il Cerco del Palo è sempre il Cerco del Palo. Si sta benissimo qui. Va di fare una bella giornata qui, al sole. Assolutamente sì, io qui ci starei giorni interi senza problemi. E questi sono gli spazi che qua si costruiscono per ripararsi dal vento, che si chiamano Coralitos. Vi porto a vedere i granchiotti sullo scoglio prima che si alzi la marea. Grossi e un bel colore, tra l'altro, sono rossi con queste striature gialle e verdi, proprio belli. Lasciato il Cerco del Palo, adesso andiamo a cercarci un'altra scalettina per stare un po' più tranquilli, perché qui è molto bello ma siamo in mezzo alle case. La calima che ci ha perseguitato per 2 giorni finalmente oggi ha lasciato il posto ad un cielo terso, azzurro, ora c'è qualche nuvoletta, ma oggi è stata davvero una giornata molto bella, molto limpida, calda, abbiamo fatto il bagno, si stava molto molto bene.
Ma ora è arrivato il momento nuovamente di ripartire, perché noi siamo sempre in viaggio. E allora ecco dove ci siamo fermati, nuovamente a Caleta Caballo. È un posto che ci piace, quindi ci fermiamo nuovamente con Viarda e Pietro. Ecco i nostri due camper parcheggiati lì, uno di fianco all'altro, diciamo un po' a L, giusto perché stasera vogliamo farci un barbecue e quindi dobbiamo stare riparati dal vento. Qui il posto è molto carino, molto isolato, tranquillo, il paese qua dietro di me, il mare pure. E noi qui gli uomini si stanno organizzando per preparare il barbecue e noi donne adesso prepariamo un po' di contorni, insalata, pomodori, papas arrugadas, eccetera. Eccoci qua! Che posto, ragazzi! Ed ecco che qua a Caleta Caballo ci siamo organizzati, guardateci un po', tavolino, barbecue, fantastico, e siamo pronti per la serata. E noi siamo qua, eccoci, Pietro già all'opera. Ecco qua, costine e salsiccia con lo chef Pietro. Guardate che bel BBQ, che bella brace che ha fatto qua, fantastico. Il Conestoga qui sistemato come camper ci permettono questa bella serata e adesso tra poco si mangia. Allora siamo nel camper di Viarda, ecco qua, guardate il risultato. Cosa ne pensi? Mi spiace tantissimo che con la GoPro non potete sentire il profumo, perché se sentiste il profumo sarebbe delizioso. C'è anche la polentina, guardate, spettacolo. Viarda, facci un sorriso. Ciao. E un saluto. Ciao, Buona cena. Tutto buonissimo, adesso stacchiamo perché mangiamo. Se mangiamo non riprendiamo. Ciao! Eccoci che si riparte, una nuova mattina uggiosa. Ha anche piovigginato la notte e continua tuttora. Adesso stiamo uscendo da Caleta Caballo. E ora andiamo a vedere un'altra delle chicche di Lanzarote, ossia las grilletas. In questa giornata uggiosa Ci dedichiamo ad un po' di trekking. alle falde della Montagna Blanca, di questo bel vulcano dietro di noi. Guardate che meraviglia queste rocce qui, forma il massone. Dopo le varie eruzioni vulcaniche ci sono queste stratificazioni spaventose, particolarissime. È vero, sono molto particolari, proprio lava solidificata,
stratificata che ha creato comunque raffreddandosi questi canyon. Altra fenditura nella roccia, assomiglia vagamente alla cava di Pomice di Lipari, vero? Sì. Cioè, colori completamente colori diversi, sì. E stratificazioni un po' differenti, però comunque è tutto frutto di eruzioni vulcaniche passate. Sì, geologicamente è interessantissimo questo posto. Friabilissima. Probabilmente l'erosione del vento e dell'acqua ha provocato queste striature, un po' come al Torcal. Oh, un abitante storico. È un esempio di cosa il fuoco, l'aria, cioè il vento e l'acqua può creare in natura. Guardate che bello. E questo è il canyon più profondo e più lungo, infatti è spettacolare. Guardatelo un po'. Sarà alto almeno 5 metri, 6 metri. Sì. E nel punto più stretto arriva a meno di 1 metro. È anche in salita e si scivola non poco. Ora attraversiamo la zona cosiddetta delle bodegas, ossia di tutti i vigneti e tutte le cantine, ed è pienissimo di vite all'interno di questi muretti circolari. La vite è molto bassa, proprio per essere al riparo dal vento che qui soffia spesso forte.
Questo è il tramonto che ci osserviamo questa sera. Siamo tornati dopo vari giri tra le bodegas e il golfo e stasera riposiamo qua, in un posto che a noi piace sempre, un paesino piccolo, carino, tranquillo. Vi auguriamo buonanotte e ci aggiorniamo domani. Ciao Mau! Notte, ma che bello!